questo oggi ho deciso di portarvi a Napoli. Ho pensato di fare le frittatine di pasta, tipico spuntino perfetto per i picnic e come pranzo al sacco. Per le nostre frittatine di pasta iniziamo a preparare la besciamella. Mettiamo in un tegame il burro e lo facciamo sciogliere. Ora che il burro si è sciolto, aggiungo la farina e mescolo. Ed è il momento di aggiungere il latte. Aggiungo anche sale, pepe e noce moscata. Ora attendiamo che tutto si addensi. Ho messo la besciamella in una ciotola capiente, sta intiepidendo. Nel frattempo ci dedichiamo al resto degli ingredienti che andranno all'interno delle nostre frittatine. Qui abbiamo per esempio del caciocavallo, ma potete utilizzare tutti i formaggi che volete, ovviamente formaggi che non siano a pasta molle. Eliminiamo la parte esterna e poi li tagliamo a cubetti. Facciamo prima delle listerelle e poi le cubettiamo. Eccoli qua. Passiamo adesso ai salumi. Anche qui potete mettere veramente quello che volete: salame, prosciutto cotto, prosciutto crudo, pancetta, mortadella. Più sono saporiti meglio è. Tagliamo anche questi a cubetti. Ho messo a bollire una pentola d'acqua. L'ho già salata e adesso ci vado a mettere i miei spaghetti. Potete utilizzare anche dei bucatini. La lessiamo lasciandola molto al dente, magari tiriamola via un paio di minuti prima della fine della cottura e nel frattempo io mi dedico al resto degli ingredienti. Ogni tanto, mi raccomando, diamo un occhio alla pasta. Ora ci dedichiamo al pecorino. Ne tagliamo un pezzetto, eliminiamo la buccia e lo grattugiamo. Sapete che il pecorino romano DOP è un formaggio antichissimo? Già gli antichi romani lo apprezzavano e veniva infatti offerto ai banchetti imperiali, ma non solo. Grazie alla sua lunga capacità di conservazione era l'alimento giusto per i lunghi viaggi dei soldati. Ecco perché è perfetto in questa ricetta che si usa molto nelle scampagnate come pranzo al sacco. La pasta è pronta, ricordatevi di lasciarla bella al dente. Vado a scolarla. L'ho scolata e adesso posso metterla nella nostra besciamella. Ecco tutti gli ingredienti che ci servono per formare le nostre frittatine di pasta. Qui abbiamo la nostra pasta con all'interno la besciamella. Ora uniamo le uova sbattute. Mescoliamo un attimo. Se la besciamella dovesse risultare un pochino troppo asciutta, aggiungete proprio un goccino di latte, tipo 2-3 cucchiai, non di più. I nostri spaghetti devono essere cremosi e adesso possiamo aggiungere tutte le altre cose, quindi iniziamo dal formaggio a cubetti, i salumi, dei pisellini e il nostro pecorino romano DOP. E ora mescoliamo tutto. Perfetto, direi che ci siamo.
Prendo una pirofila, questa misura 28 x 21 cm. Come vedete ci ho messo della pellicola all'interno, ho formato due croci lasciando debordare un po' la pellicola, perché adesso dobbiamo mettere all'interno la pasta, dobbiamo coprirla per bene e poi questa pellicola ci servirà anche per estrarre bene la pasta dalla pirofila. Quindi mettiamo all'interno i nostri spaghetti. Spargiamoli per bene nella pirofila e schiacciamoli, mi raccomando. Ora richiudiamo, schiacciamo bene di nuovo con le mani, mi raccomando fate arrivare la pasta fino agli angoli. E ora possiamo portare la nostra teglia in freezer perché deve congelare completamente. Poi questo ci servirà per poter ottenere i nostri cubetti. È il momento di preparare la pastella che ci servirà per rivestire le nostre frittatine di pasta. Come vedete ho tirato fuori la teglia dal freezer, ci vorranno circa 2 o 3 ore per congelare bene il tutto. Dovete tirarla fuori e lasciarla un attimo rinvenire la pasta perché dovrà essere idonea per essere tagliata a cubetti. Nel frattempo, in una ciotola piuttosto capiente metto l'acqua e aggiungo la farina. Aggiungiamola poco alla volta, mescolando con una frusta per evitare che si formino grumi. Questa è una pastella che non deve essere né troppo liquida ma neanche troppo densa. Ecco, vedete, questa è la consistenza giusta, come vi dicevo, né troppo liquida né troppo densa. La lasciamo un attimo da parte e prendiamo la nostra pasta. Eccoci. Eliminiamo la pellicola. E adesso dobbiamo tagliarla a cubetti, all'incirca di 3 cm. Facciamo un paio di dita. Come vedete dovete avere una consistenza che non sia né troppo morbida, altrimenti non riuscirete a ottenere i cubetti, e neanche troppo dura, altrimenti non riuscirete a tagliarla. Ecco, questa diciamo che è già la consistenza giusta, quindi otteniamo i nostri cubetti, aiutatevi magari con le dita. Cominciamo a mettere i nostri cubetti su una teglia e continuiamo. Eccoci pronti per la frittura. Qui abbiamo la nostra pastella, i nostri cubetti e dell'olio di arachidi portato a 175 gradi. Ora dobbiamo intingere ogni cubetto nella pastella e friggerlo. Lo friggiamo finché diventerà bello dorato. C'è una variante della frittata di pasta che si chiama frittata di scammaro, anche se non è fritta. Scammaro vuol dire di magro e infatti era una versione senza uova pensata anticamente per il periodo della Quaresima. È a base di acciughe, olive e naturalmente spaghetti, ma contiene anche una nota agrodolce data dall'uvetta. Magari un giorno vi propongo anche la ricetta di questa interessante variante. Ed ecco pronte le nostre frittatine di pasta. Mescolo su della carta assorbente da cucina e continuo con la frittura. Le nostre frittatine di pasta sono pronte e fumanti. Io ho pensato di metterle dentro al cuoppo, che è il classico cono con cui vengono serviti i fritti a Napoli. Magari ne mettiamo anche qualcuna sul piatto. Belle, no? A me fanno una gola, ma prima di assaggiarle devo fare una foto.
finalmente anch'io posso assaggiare le mie frittatine di pasta. Adoro i sapori napoletani.